Sto registrando, eccoci qua, pronti? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Video di oggi voglio fare 4 chiacchiere insieme a voi. Argomento, l'avrete già letto probabilmente nel titolo e nella copertina, i 5 fattori più 1 fondamentali per... Mi è scappato un ruttone, quindi la devo rifare? No, la lascio così. I 5 fattori più 1 fondamentali per avere successo. Successo no, successo è una parola un po' troppo pesante. I 5 fattori più 1 fondamentali per avere buoni risultati a pesca. Ecco, così già va meglio, perché se no, se poi mettiamo queste parole sembra una roba da trading online e non è il messaggio che voglio fare passare. Quindi 5 fattori più 1 fondamentali per avere dei buoni risultati. Quali sono questi 5 fattori più 1 fondamentali per avere risultati? Iniziamo subito dal primo senza perderci in chiacchiere. Primo fattore, il tempo. Per tempo non intendo quello atmosferico, ovvero che sia una bella giornata o una brutta giornata, che il nostro barometro segni la bassa pressione piuttosto che l'alta pressione, per quanto anche quella è una cosa importante, ma non è questo il caso di cui voglio parlarvi. Il tempo di cui voglio parlarvi è quello misurabile come lo scorrere dei secondi, minuti, ore, ovvero quello che andiamo a guardare incessantemente durante la nostra giornata per fare quadrare tutti i nostri impegni quotidiani. Il tempo libero può sembrare una banalità, ma è uno dei fattori più importanti per quel che riguarda la pesca, ovvero riuscire a ritagliarsi dei momenti per andare a pescare. Questa è una, secondo me, delle sfide più grandi al giorno d'oggi, perché vuoi un'attività lavorativa che molto probabilmente quasi tutti hanno, vuoi magari un'attività di studio per chi è più giovane, un'attività magari appunto scolastica o extrascolastica, poi ci sono gli impegni familiari, le mogli, le fidanzati, i figli, gli amici, un'altra passione, un altro sport, perché non c'è solo la pesca, magari una persona può coltivare altre cose, insomma tutte queste cose alla fine della settimana vanno a rosicchiarci un sacco di tempo e va da sé che riuscire a ritagliarci dei momenti liberi per andare a pescare diventa una delle sfide più difficili, ancora prima di tirare fuori un pesce, di riuscire proprio ad andare a pescare è la cosa più complessa. Devo dire che io durante gli anni la prendo sempre un po' come sfida, no? La cosa della pesca, soprattutto nei periodi magari tipo primaverile, estivo. Molti hanno l'immagine di questo pescatore calmo, rilassato, dice ma vai a pescare, scarichi un po' l'ansia, ti rilassi. No, assolutamente, per me è completamente il contrario. Io quando devo andare magari in un cambio luce sono sempre lì che devo andare veloce, vado, mi carico un panino, scappo, mi dimentico qualcosa, e per me è una guerra, non so se per voi è anche così, ma per me, io di rilassante a pesca ci trovo proprio poco, però mi piace e lo faccio. E vedete appunto che riuscirvi a ritagliare del tempo libero diventa una cosa fondamentale, perché potreste anche vivere nell'isola deserta, strappina di pesce, essere completamente sommersi, oberati da impegni lavorativi e quindi poter andare a pescare pochissimo durante la settimana, e vedrete che magari una persona che è in pensione, ad esempio, e può andare a pescare quando vuole, magari anche in un posto dove c'è pochissimo pesce, dove c'è molta pressione di pesca, probabilmente catturerà più di voi che avete la fortuna, chiamiamola così, di stare in un posto con tantissimo pesce. Questo perché alla fine della settimana, alla fine dell'anno, è importante riuscire a ritagliarsi del tempo libero, e questa è una delle sfide più grandi, a meno che appunto, come ho detto prima, non siate magari in pensione o che ne so, abbiate vinto al Superenalotto, abbiate fatto il 13, cos'è, 13 più 1, quella roba lì, che avete vinto una marea di miliardi o di milioni, anzi milioni di euro, e miliardi erano con le lire, ragionavo ancora in lire. A meno che non abbiate vinto appunto una marea di milioni, in quel caso lì li mettete in banca, andate a pescare, vi fate cosa volete, non avete bisogno di tempo libero da ritagliarvi, e quindi questo punto probabilmente non fa neanche per voi. Ci sarebbero anche un'altra categoria magari di persone, ma lasciamo perdere, non è questa la sede. Il secondo fattore, lo spot, ovvero il posto dove andiamo a pescare. Questo è un fattore fondamentale. Ci sono, come sappiamo tutti, posti più pescosi e posti meno pescosi, intesi come aree generali.
È vero che ci sono posti con tantissima pressione di pesca dove riuscire a catturare qualcosa è diventato davvero difficilissimo, e ci sono posti magari leggermente più fortunati dove c'è ancora una discreta presenza di pesce. Questo però non è solo un fattore inteso come presenza o meno di pesce, bisogna anche fare molta attenzione a scegliere lo spot in base alla tecnica che vogliamo fare, che vogliamo praticare, e in base alla specie che vogliamo catturare, perché questo è un discorso che avevo già fatto in un mio vecchio video, ovvero un errore che molti fanno, che è quello di praticare magari una tecnica o ricercare una preda in un posto che semplicemente, lasciando perdere il discorso della pressione di pesca, semplicemente quella tecnica o la ricerca di quel tipo di pesce per quello spot è sbagliata. Cioè, se noi andiamo a cercare magari un alletterato, vi faccio un esempio, in un posto dove le profondità o la tipologia di correnti non fa avvicinare l'alletterato a terra, o semplicemente non è una zona che viene frequentata dagli alletterati, cercare di intestardirsi per prenderlo potrebbe essere totalmente una perdita di tempo. Questo magari non è necessariamente legato al fatto della pressione di pesca di quel posto, ma è semplicemente un fatto che non è il posto giusto per ricercarlo. Se io andassi ad esempio in un'isola magari, che ne so, in mezzo al mare, in mezzo al Mediterraneo, quasi vergine, dove non pesca praticamente nessuno, con l'idea di magari prendere la spigola, e quell'isola lì i suoi spot sono al 90% composti da pareti completamente verticali che scendono magari a 20-30 metri di profondità, senza quel foraggio che può essere magari il classico cefaletto, cose così, con l'idea appunto di andare a pescare delle spigole lì, per quanto il posto possa risultare vergine, con pochissima pressione e con tante tipologie di pesci, per la spigola potrebbe essere il posto assolutamente sbagliato e potrei non ottenere nessun tipo di risultati. Questo perché avrei scelto appunto una specie che non è l'ambiente adatto per lei. Paradossalmente, andare magari in un grosso porto commerciale pieno di pescherecci, anche frequentatissimo da tanti pescatori, avrei molte più possibilità di prendere una spigola in quel determinato ambiente che non in un'isola magari completamente vergine con le acque cristalline, perché non è l'ambiente ideale per quel tipo di pesce. Quindi lo spot, e scegliere lo spot in base alla tipologia di pesci e di tecnica che vogliamo fare, è un fattore molto importante da tenere sempre in considerazione. Purtroppo anno dopo anno sta diventando sempre più difficile trovare dei pesci, trovare delle attività e trovare magari anche soltanto un pezzo di scogliera libera da reti e altri tramagli, altri aggeggi vari. Io me ne rendo conto. Poi noi in Italia abbiamo questa diciamo falso mito, che pensiamo che le reti magari sotto costa e una eccessiva pressione di pesca sia presente solo da noi. Vi assicuro che purtroppo non è così. Ho avuto la fortuna e la possibilità di pescare in tantissimi posti, sia in Mediterraneo che non, negli ultimi anni, quindi in Grecia, in Corsica, in Francia, in Spagna, Canarie, Azzorre, insomma tanti posti, e non c'è stato un posto dove bene o male non ho trovato reti sotto costa, barche che strascicavano abbastanza vicino a riva. Insomma, la pressione di pesca purtroppo c'è ed è ovunque. Ci sono posti che sono più fortunati perché magari i fondali o le correnti, le profondità o le correnti sono così elevate che riescono un attimino a dare più protezione al pesce, ma vi assicuro che purtroppo oggi come oggi tutti i posti sono estremamente battuti, soprattutto i posti magari più turistici durante l'estate, le isole, insomma tutti i posti dove c'è richiesta di pesce sono sicuramente super sfruttati. Questo è un problema che richiederebbe un video a sé, ma lasciamo perdere perché sennò andremo completamente fuori topic. E allora diciamo semplicemente che lo spot, il luogo e la scelta di specie che vogliamo insidiare è un altro fattore fondamentale che va bene tenuto a mente quando ci vogliamo approcciare alle tecniche di pesca con gli artificiali. Terzo fattore, l'esperienza. L'esperienza è un altro punto fondamentale.
per quel che riguarda la pesca con le esche artificiali. Come si fa l'esperienza? Come si fa? Si fa solo e solamente andando a pescare. Lo ripeterò sempre, non c'è miglior maestro, non c'è miglior insegnante di voi sopra uno scoglio che lanciate. Il mare è l'unico insegnante in grado di darvi l'esperienza e di darvi le risposte che andate a cercare. Io, come altri, posso fare un video tutorial dove vi faccio vedere come legare un assist, dove vi faccio vedere un nodo, dove vi parlo un pochino della tecnica, ma secondo me approcciarsi alla tecnica della pesca artificiale è un percorso personale, e ogni esperienza personale è un'esperienza appunto che va ad arricchire il vostro bagaglio. Tante volte molti di voi mi hanno chiesto ma perché non fai un tutorial, perché non spieghi questo, quest'altro, e sono sempre stato un po', non dico contrario, ma un po' restio a fare una tipologia di video di questo caso, perché credo che appunto, come ho detto prima, la cosa migliore che potete fare è farvi la vostra esperienza, andare a pescare in base ai vostri posti, in base alla vostra tecnica, al vostro stile di pesca, e capire le cose. Non dovete avere fretta, cioè penso che uno dei grandi problemi di adesso, che riguarda non solo la pesca ma un po' tutti, sia quello che la gente vuole arrivare subito, si vuole subito arrivare a un risultato, una cosa, non c'è la pazienza di dire ma io faccio uno step piano piano alla volta e arriverò. Io quando ho iniziato a pescare, che ero un ragazzino, pescavo con una cannetta da 2,80 m che avrò avuto 10-11 anni, in fenolico. Ai tempi, quando prendevo un sarago da mezzo chilo, era praticamente Natale, ero la persona più felice del mondo. Se qualcuno mi avesse detto tra un paio di anni potrai magari pensare di prendere dei pesci da anche oltre i 10 kg, gli avrei riso in faccia, perché per me era una cosa completamente, andava fuori anche dai miei più rosei sogni ed aspettative. E invece adesso vedo tantissime persone che non vedono l'ora di approcciarsi, non hanno mai tenuto la canna in mano e vogliono subito magari fare il pesce da record. Per carità, glielo auguro, e tante volte chi fa così magari poi si brucia perché non ha fatto un percorso e si stufa subito. Invece farvi la vostra esperienza, i vostri sacrifici e le vostre uscite vi daranno una solida base che poi vi ritroverete in futuro. E come ho detto prima, la cosa migliore secondo me è ascoltare voi stessi e imparare dal mare. È sempre il mare il vostro migliore insegnante. Quando magari vedete anche quelle persone che vi dicono ti faccio vedere il segreto per prendere quel pesce, ti faccio vedere il video tutorial per fare questo, quest'altro, ma io non lo so, io sono sempre un pochino dubbioso rispetto a questo tipo di approccio, anche perché poi, se ci fate caso, 8-9 volte su 10 le persone che dicono ora ti mostro, ti dico, ti spiego come fare, poi andate a indagare gente che quel pesce lì, quel tipo di pesce magari non l'hanno mai preso. Fanno i tutorial, vi spiegano come prendere il dentice, magari il dentice non l'hanno mai preso. Ed è un po' la stessa cosa di quelli che fanno il video, ti faccio vedere come vincere al gratta e vinci, ti faccio vedere con 29 euro al mese il corso per diventare milionario, io adesso abito a Dubai, sì. Abiti a Dubai, sei milionario, poi fai un corso che lo vendi a 29 euro. Hai bisogno, dopo che sei milionario, dei miei 29 euro per cosa? Sei milionario, cosa lo fai a fare? Vabbè, lasciamo perdere. Quindi l'esperienza, terzo fattore molto importante. Come si fa? Andando a pescare. L'unica risposta è andare a pescare. Andate a pescare, concentratevi, pensate a quello che fate, ricordatevi le esperienze avute, negative o positive. Perché che cos'è l'esperienza? Come diceva Oscar Wilde, l'esperienza è semplicemente il nome che noi diamo ai nostri errori, e questo nella pesca calza a pennello, ma calza a pennello anche non solo gli errori ma anche i successi che abbiamo. Successi ed errori ci portano ad avere un bagaglio di conoscenza che ci ritroveremo sempre in futuro, quando magari dovremo affrontare una grossa preda. La sbagliamo una volta, rompiamo perché abbiamo magari un terminale sottodimensionato, perché ci siamo fatti prendere dalla paura, dall'emozione, abbiamo fatto l'errore. La volta dopo avremo l'esperienza magari per combatterla bene ed evitare di commettere errori. Vedete, questa è l'importanza di andare a pescare e fare il vostro percorso. Non ci sono scorciatoie, basta avere pazienza e le risposte arriveranno da sole.